Ciao a tutti e Seven! Oggi andiamo a tagliare l'erba ma senza rovinare le nostre piante. Oggi andiamo a utilizzare questo decespugliatore della Stihl, nel caso specifico il modello FS 261 da 41,6 cm3 di cilindrata, 2 kW che corrispondono a 2,7 cavalli. Miscela, una vera potenza. Dopo lo proveremo e vedremo, daremo le nostre conclusioni e il nostro giudizio. Useremo il decespugliatore in combinazione con questa protezione universale di cui oggi vogliamo parlare, perché questa ci ha cambiato il modo di lavorare, soprattutto la velocità e la sicurezza, perché anziché andare a rovinare le nostre piante, i nostri fiori, le nostre recinzioni o quant'altro, questa protezione ci permette di salvaguardare tutto ciò, perché il filo non andrà mai ad appoggiarsi e quindi a tagliare quelle che sono le piante, i fusti degli alberi, perché abbiamo questo spessore di circa 3-4 mm che li protegge, perché il filo, come si vede, non andrà oltrepassare questo limite e quindi saremo sicuri che arrivando ad appoggiare magari questa plastica, questa protezione con le nostre piante, con i nostri alberi, non saranno rovinati. Quindi questo sistema ci ha cambiato veramente il metodo di lavoro. Dopo vedremo magari come montarlo, ma è abbastanza semplice. Abbiamo tolto la protezione originale, quella che salva, diciamo, il paracolpi. In questo caso questa qui non la possiamo montare come abbiamo visto, ma nel caso standard ci sono le protezioni, quelle universali, che vanno messe qui dietro. Noi in questo caso non la proveremo, non la metteremo perché è solamente una prova per vedere, per farvi vedere come lavora questa protezione e quindi farvi vedere come non va a rovinare, come detto, le nostre piante. La protezione che vi dicevo io, il paracolpo universale, per l'appunto è questa qui, che va messa qui con la sua piastra imbullonata e vi protegge da schizzi di erba, da pietre, pietrusche e quant'altro che non arrivano nelle vostre gambe, nei vostri stinghi. Quindi questa va sempre messa. Vi ricordo sempre le protezioni sempre usate, quindi quelle che sono mascherina, maschera alla rete, guanti, occhiali, cuffie e quant'altro. Allora il montaggio è veramente semplice. Questo va messo qui, abbiamo questa staffa ovviamente che va poi dovuto modificare questi bulloni perché questi erano corti e in base alla dimensione della vostra canna e della vostra testina ovviamente non ci arrivavano, quindi ho dovuto mettere quelli più lunghi, quindi questi piuttosto che questi qua. Basta metterli qua, avvitare. Accendiamo a contrario, come abbiamo detto, qui girando non andrà a sbattere con le piante, ma ci sarà questa protezione di questi 3-4 mm che ci proteggerà dalla pianta, dalla vegetazione, dai fiori, dalla recinzione e quant'altro. Quindi ora stringiamo . Una volta tolta questa protezione qui, in questo caso specifico di questo Stihl, di questo modello, aveva questo tipo di protezione anche con il tagliafilo incorporato, ma solitamente nei despugliatori tradizionali standard si trova questo tipo di protezione qui, che viene messa in questo modo con una placchetta dall'altro lato. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo inserito la nostra protezione universale e messo i 4 bulloncini. Qua praticamente cosa succede? Quando lei girerà, vedete? Non andrà a sbattere contro la pianta, contro il fiore, contro il muretto, contro la recinzione, perché quello che ci salverà è questa protezione di questi 3-4 mm qua. Quindi lei girerà in questo modo e non andrà a sbattere con le nostre piante. Quindi è una protezione veramente eccezionale, perché se dovete lavorare tutto il giorno magari vicino a recinzioni o dovete lavorare vicino a piante, questo salverà la nostra vegetazione, le nostre piante, i nostri alberi.
Ovviamente l'unica cosa, accortezza che si deve fare è quando si va a sbattere per allungare il filo, essendo che non ci sono lame o quant'altro che tagliano il filo, lo dobbiamo regolare, quindi tagliare a questa altezza qui da un lato e anche dall'altro lato. In questo caso qua è un poco corto, poi lo regoleremo meglio. E il gioco è fatto, stringere i dati e tutto è fatto. Ora andiamo a lavorare e vediamo come si comporta. Ok, ci siamo, mettiamo in moto, spilliamo la miscela, apriamo l'aria. Questo una volta che poi acceleri l'aria si toglie automaticamente. Lo facciamo riscaldare qualche secondo e incominceremo qui a provare come funziona questa testina di protezione che ci aiuterà a salvare le nostre piante. In questo caso qui ci sono le nocciole, vediamo come si comporta. Allora, come abbiamo visto, si comporta abbastanza bene. Ovviamente la pianta, vedete qui, non viene rovinata da nessuno dei lati. Ovviamente la protezione, come abbiamo detto, ce l'ha solamente nella parte anteriore, quindi in questo caso qui bisogna fare il giro della pianta per non rovinarla, perché lateralmente il filo sempre ci arriva. Quindi la protezione, ricordo ancora una volta, è solo nella parte anteriore, quindi la pianta non viene rovinata assolutamente. Poi ovviamente dove si deve pulire una pulitina a mano sempre ci si deve dare in questo caso, perché avendo più diramazione che partono da sotto non ha un unico fusto, ancora poi la pianta è piccola, però dove la pianta diciamo è abbastanza più sollevata, più grande, il lavoro viene perfettamente. Quindi con questo attrezzo si può risolvere il discorso di togliere la corteccia alle nostre piante da frutto in questo caso, ma anche dove ci sono aiuole, dove ci sono recinzioni, muri e quant'altro. Quindi oggi abbiamo visto come col decespugliatore della Stihl FS 261 e con la protezione universale che protegge le nostre piante, i nostri fiori, le nostre recinzioni e quant'altro, siamo riusciti a fare questo lavoro senza rovinare, come detto, le nostre piante. Ovviamente ricordo ancora una volta che la protezione funziona da qui a qui, nella parte laterale non c'è, quindi bisogna fare il giro attorno alla pianta per poter tagliare l'erba e non rovinarla. Se vuoi continuare a essere informato sui nostri nuovi video, sui nostri semine, culture, trapianti, arature, fresature e quant'altro, non ti resta che andare a iscriverti qui sotto al nostro canale. Se ti è piaciuto questo video lascia un bellissimo like, condividilo con i tuoi amici e commenta qui sotto se ti va, magari dici la tua, così magari sapremo qualcosa in più. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!